Ben ritrovato, ciao. Eccomi, buongiorno a tutti. Ciao, ciao Ciao. Ciao, Paolo. ciao. Ciao. Campanella suonata, finita la scuola. Il voto di questo alunno alla fine, come è andato? È stato promosso il Milan? Il Milan è stato promosso, prende Mm, 6,5 da me mm, in questa stagione e un 6,5, naturalmente ti sto parlando di tutte le competizioni. E naturalmente la semifinale di Champions League è stato il valore aggiunto di questa stagione rossonera. È un traguardo straordinario la semifinale di Champions League, che mi rendo perfettamente conto che per molti tifosi la valutazione è stata difficile perché sei uscito dall'Inter. Se fossi mm. uscito dal Real Madrid o dal Barcellona o dal Manchester City il risultato sarebbe stato apprezzato nella sua interezza. Sei uscito dall'Inter e quindi l'amarezza è pesante, però dal punto di vista sportivo, dal punto di vista tecnico, la qualificazione alla semifinale di Champions League, secondo me, rende la stagione più che sufficiente, anche se non ce lo nascondiamo, sia in campionato che nelle coppe il rendimento del Milan non è stato all'altezza di quello dell'anno scorso. Paolo, di tutto il Milan, quindi compresa anche oltre alla squadra Pioli, i dirigenti, la proprietà, eccetera, chi è stato il migliore della classe in quest'anno e chi quello rimandato secondo te? Allora, insomma, il migliore della classe ha appena rinnovato il contratto, quindi mi fa anche piacere poter festeggiare il fatto che sia rimasto nella stessa scuola, se vogliamo continuare a usare questa metafora. Una cosa che noi non consideriamo mai della stagione di Leao è il fatto che lui abbia giocato i mondiali, anche se non in una parte da protagonista nel Portogallo. È stato comunque una cosa che gli ha interrotto la stagione a metà, ed è stato uno dei motivi, riscontrabile anche in Teo Hernandez e in Giroud, che secondo me è stata una delle concause della crisi del Milan tra gennaio e febbraio. Il fatto che i suoi giocatori migliori, quelli che hanno giocato il mondiale, fossero fuori condizione. Nel momento in cui sono risaliti di condizione con le coppe, il Milan è uscito da quel tunnel che a un certo punto era avvitato in una crisi, il Milan, e quindi i suoi giocatori mondiali continuano a essere, secondo me, il faro di questa squadra, soprattutto i due più giovani, cioè Leao e Teo. Giroud, tutto quello che ti porta, considerata l'età, è molto apprezzato. Invece Leao e Teo e Maignan, naturalmente, che si era perso il mondiale per questioni fisiche, sono giocatori che devono continuare a crescere, perché la migliore garanzia del Milan è il fatto che il suo nucleo storico, ormai possiamo chiamarlo così perché giocano assieme da 3-4 anni, ecco, il nucleo storico nel quale metto naturalmente anche Tonali, nel quale metto Tomori, ecco, questi giocatori qui continuino ad accrescere il loro rendimento. Sono in un'età nella quale possono continuare a crescere. Erano cresciuti fino allo scudetto e a quel punto avrebbero avuto bisogno di rinforzi che sono mancati in questa stagione. È chiaro che non puoi sbagliare 2 mercati di fila. Mi aspetto dal prossimo mercato un grande rafforzamento, anche numericamente, della squadra. Se vogliamo andare ai rimandati, dopo tutta una serie di promozioni, perché non dimentichiamoci che hanno portato appunto i giocatori che ti ho citato dentro la rosa del Milan, è chiaro che i rimandati di quest'anno sono Maldini e Massara, nel senso delle loro scelte di mercato. Alla fine di queste scelte di mercato l'unica che è valida fin dall'inizio è quella di Ciao. Noi chiudiamo questa prima stagione del nuovo mercato del Milan con un promosso, Ciao, un promosso con riserva che è Pobega, nel senso che secondo me Pobega è un buon giocatore, non è un campione, è un giocatore da rosa, non è un giocatore da 11 titolare, e in questo senso il suo lavoro l'ha fatto, e poi sonore bocciature per tutti gli altri. Pobega perché è un tuo concittadino. Ammetto di guardarlo con simpatia per questo motivo. No, Mi avete scherzi a sgamato, parte. ma è giusto riconoscerlo. Scherzi a parte, Paolo.
facciamo così. Hai parlato giustamente del mercato precedente, ovvero quello della scorsa estate, che ha portato un grande investimento, ovvero De Ketelare. La domanda quindi è d'obbligo, te lo chiedo quasi come se fosse una sorta di sì o no. Confermeresti oppure no? E nel caso se no, con quei soldi lì dove andresti a reinvestire? Il primo ruolo che Allora, dici, quello non si può scappare, il prossimo mercato bisogna fare proprio un acquisto lì. allora, sicuramente un centravanti giovane ci vuole. Mm. Ci vuole un centravanti giovane. Sei uscito con grande classe del protagonista dall'equivoco Ibrahimovic, perché anche l'anno scorso, secondo me, Ibrahimovic, per quanto ultimo contratto con tutte le misure del caso, però tu hai pensato no, 3 centravanti non li prendo. Sì, hai preso Orighi, sai che Orighi io me lo dimentico sempre, Sì. è stata la delusione, perché in effetti Milan aveva preso Orighi. Ecco, diciamo, sei uscito dall'equivoco Ibrahimovic, penso che se troverai da vendere Orighi lo darai via, e quindi un giocatore, un attaccante giovane, questo Openda che leggo per esempio che nel Lens ha fatto sfracelli in questa stagione. Dobbiamo sempre pensare che non soltanto che il Napoli ha trovato Kvaratskhelia a un prezzo ultra competitivo, ma che l'anno scorso Kolo Muani, che è uno dei miei attaccanti preferiti in questo momento al mondo, ecco, Kolo Muani è andato gratis all'Eintracht Francoforte, perché non conosco bene la storia del suo cartellino e così, ma comunque è arrivato gratis, quindi ad avere l'idea che Kolo Muani fosse quel tipo di giocatore ti potevi fare sotto per lui. Quindi ci sono delle occasioni che evidentemente vanno sfruttate. A me piaceva anche Balogun, altro attaccante che ha fatto bene nel campionato francese, però è già dell'Arsenal che lo dà in giro. Direi che Openda potrebbe essere mi sono andato a guardare alcuni highlight abbastanza approfonditi della sua stagione al Lens, e insomma è uno, bisogna sempre immaginarselo con gli altri giocatori che c'è già in Milan. Immaginandomelo con Leao, con gli spazi che riesce ad aprire Leao, questo è uno che porta a casa per me un discreto bottino di gol. Su De Ketelare è giusto il ragionamento che viene fatto: ricordatevi di Leao, ricordatevi di Tonali, cioè nuovi acquisti che al primo anno sostanzialmente fallirono e che ora sono dei pilastri indiscutibili del Milan. Non lo so proprio, nel senso che sono indeciso, perché De Ketelare aveva già avuto delle esperienze di Champions League con il Bruges, e vi dirò, a me era anche piaciuto in quelle esperienze. Io non mi nascondo, sono uno di quelli che aveva salutato con favore l'arrivo di questo giocatore al Milan, perché mi sembrava un giovane molto promettente. E fin dall'inizio, forse voi siete giovani per ricordarvelo, fin dall'inizio, quando si capiva che non ingranava anche perché aveva, come dire, delle difficoltà caratteriali, a me ricordava molto Dennis Bergkamp, un campione assoluto che nell'Inter, però quando arrivò all'Inter dall'Ajax assolutamente non riuscì a rendere, fino a che l'Inter fu costretto a cederlo perché non andava né avanti né indietro, e poi all'Arsenal guardate la carriera che ha fatto. Quindi De Ketelare, diciamo, sbilanciandomi, se riesci a trovare i soldi da un'altra parte per fare mercato, ancora un anno io De Ketelare lo proverei. L'ultima cosa che ti chiedo, Paolo, è invece sulla guida tecnica, o meglio, sulla guida in generale del Milan. Consiglieresti alla proprietà di andare in continuità, visto che il Sì. Napoli cambia, l'Inter al massimo consolida, la Juve in difficoltà, la Roma, eccetera, eccetera? Forse il segreto sarebbe la continuità? È assolutamente un discorso giusto, ma io lo faccio anche in senso assoluto. Mi è piaciuto di Pioli, nel momento di crisi, si sia inventato una cosa nuova. Ecco, questo secondo me, perché noi siamo abituati ad allenatori che nei momenti di crisi
stringono le viti ulteriormente, cioè vanno con il loro modulo, con il loro schema, non lo toccano e semplicemente diventano un po' più talebani nell'applicazione di quello che hanno fatto fino a quel momento. Invece io ho apprezzato la difesa 3, che non è in assoluto la mia difesa preferita, e secondo me è una cosa che proprio non fa parte della storia del Milan. Però in quel momento specifico la difesa 3 è stata un po' la coperta di lana, o meglio la maglietta di lana a un influenzato, e l'ha fatto guarire. Da lì, e appena ha percepito dal polso della squadra che fosse in via di guarigione, immediatamente l'ha tolta ed è tornato a quello che secondo me deve essere l'abito tattico del Milan. Però quella è stata una cosa di Pioli che mi è piaciuta, e poi naturalmente so che ci sono naturalmente molte opinioni diverse e rispettabili dentro la tifoseria, e gli viene imputato il fatto di, per esempio, non aversi mai fatto vedere Adli sostanzialmente, e aver insistito poco sui nuovi acquisti. Qua devi andarti a fidare o non fidare semplicemente, e cioè se questi giocatori non meritavano, per quello che facevano in allenamento, per quello che facevano vedere negli spezzoni di gara, non meritavano maggiore spazio, o se è stato lui a mollarli troppo presto. Io propendo per la prima ipotesi. Paolo, grazie come al solito per il tuo tempo e il passaggio che hai fatto a fine stagione, che ormai è un classico. Grazie ancora. Come promesso. Buona estate a tutti. E buona estate. Ciao, grazie. Ciao. Salutiamo Paolo.